Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di Hypercar, della differenza tra LMH e LMDH e della loro complessissima fisica. A rappresentare l'LMH prenderemo questa 499P, scendiamo in pista e andiamo a scoprire tutti i segreti per gestire al meglio questo mostro. Allora, già una prima differenza tra LMH ed LMDH si nota subito partendo dal box. Per esempio, questa Ferrari non ha necessità di partire con la batteria. E questa è una cosa che vedremo dopo perché è molto importante come dettaglio. Comunque, da subito nel pannellino MFD a sinistra possiamo trovare dei parametri molto interessanti che sono il front ARB e il rear ARB. Stiamo parlando sempre di setup fixed in questo momento, ma anche nel setup fixed queste si possono modificare durante la guida. Cioè le barre antirollio dell'Hypercar si possono modificare durante la guida, quindi hanno in pratica un setup variabile. Ok, vedete? In questo caso detached significa che abbiamo staccato, scollegato totalmente la barra posteriore, andando a sinistra, quindi andiamo sempre ad ammorbidire, tra virgolette, abbiamo staccato in questo caso anche la barra davanti, e se provate a fare questi cambi, ragazzi, la macchina assume un comportamento diverso. Ad esempio, se abbiamo sottosterzo alla parabolica, ci basterà dare un clic alla barra posteriore per riuscire a far ruotare meglio la macchina, ok? Se invece abbiamo troppo sovrasterzo, allora conviene che aumentiamo poco poco le barre davanti, quindi la barra antirollio anteriore, e cerchiamo di ridurre un pochino il sovrasterzo. E tutto questo mentre si va in gioco, cioè mentre stiamo andando. Eh, Ovviamente immaginatevi che con le Hypercar si fanno gare da 6 ore, 12 ore, 24 ore, no? Le garette che facciamo per ora, diciamo, sulle Man Ultimate, che sono quelle introduttive, perché poi il gioco vero e proprio sarà quello di fare delle endurance. E quindi queste garette introduttive magari non abbiamo bisogno di andare a mettere mani su tutti questi parametri, però secondo me è importante conoscerli. E quindi ci siamo tolti le barre antirollio che funzionano tramite degli attuatori che all'interno della vettura insomma modificano la posizione e quindi si possono regolare durante il modo del veicolo. È una cosa già affascinante solo questa, ma non è finita qui, perché poi abbiamo un altro parametro che si chiama brake migration, che è un parametro che si può regolare fino al 2,5%. Questo parametro qui in sostanza cosa cambia nella frenata? Se noi mettiamo per esempio un bias, ecco, lo mettiamo qua così è più facile, al 50%, ecco. Se noi mettiamo un bias al 50% con un brake migration di 2,5%, significa che quando andiamo a premere il 100% del pedale del freno avremo uno spostamento del 2,5% sull'anteriore. Ciò significa che il 50-50 al 100% del freno diventa 52,5 sull'anteriore, 47,5 sul posteriore. E anche questa cosa qua è un parametro, una regolazione fantastica che fino adesso nelle altre vetture non abbiamo viste, né nelle GT3 e né nelle P2 in pratica. Se invece lo mettiamo per esempio all'1%, questo spostamento è un pochino più leve, cioè al 100% del pedale del freno, quando si va a schiacciare totalmente il pedale del freno, si va a spostare solamente l'1% della frenata. E ancora non abbiamo visto niente perché non abbiamo parlato della batteria della vettura, perché ovviamente queste vetture, l'LMH, possono essere anche ibride. Possono essere anche perché nel regolamento dell'LMH si può scegliere appunto sia il telaio, sia il motore, e sia se la vettura vuole equipaggiare una parte ibrida. Per esempio l'Isotta Fraschini e qualche altra vettura, mi pare la Vanval, la Glickenhaus, sono sempre LMH ma non hanno la parte ibrida. Se si decide, come in questo caso, come ha fatto la Ferrari, di equipaggiare la parte ibrida con una potenza fino a 200 kW,
si deve assolutamente mettere il motore elettrico sull'asse anteriore. Quindi sulla 499P in questo caso abbiamo il motore elettrico sull'asse anteriore che dal regolamento può essere attivato solo a velocità che vanno da 150 a 190 km/h per non essere avvantaggiati con la trazione 4x4. Immaginatevi adesso di avere una trazione 4x4 all'uscita da una curva come questa qua, alla prima variante. Immaginatevi la differenza che c'è in uscita con una vettura 4x4 e con una vettura LMDH che è solo sulla trazione posteriore. Anche il motore elettrico nell'LMDH è solo sul posteriore, cioè quanto vantaggio si avrebbe. E quindi appunto la regola di poter attivare, vediamo se si sente adesso quando parte, a 190 km/h a Monza abbiamo sentito il motore elettrico che interveniva, e infatti è perfetta questa cosa qua, perché questa variante da 150 a 190 km/h appunto è decisa dalla federazione da pista a pista. E che roba è? Che roba è? Come ci viene in aiuto Tiny Pedal? Tiny Pedal ci viene in aiuto con questa barretta che noi troviamo qui sotto il contachilometri. Vedete che c'è una barrettina rossa, ok? Io da quella barrettina rossa capisco quanto è carica la batteria della vettura, perché appunto durante una gara con l'Hypercar la batteria, che non dobbiamo scambiarla con la Virtual Energy, ragazzi, la Virtual Energy l'ho spiegata già in 2 video fa, mi sa, delle GT3, è identica. Ci sono alcune piccole variabili della Virtual Energy sull'Hypercar, ma in sostanza funziona sempre in quel modo, cioè funziona tramite la coppia del motore. Quindi quando il motore entra in coppia, una centralina rileva che il motore è in coppia appunto e scarica questo serbatoio di energia virtuale. Noi tramite il fuel ratio lo andiamo a bilanciare con la benzina, e così non dobbiamo preoccuparci più di tanto di rimanere a piedi o con la benzina o con la Virtual Energy. Ma qua stiamo parlando della batteria che c'è sull'Hypercar, che è di fondamentale importanza per diversi motivi. Cioè, in primis dobbiamo capire che la batteria della vettura non dà più potenza, cioè tutte le macchine, tutte le Hypercar, sia LMH che LMDH, sono castrate a 500 kW come da regolamento, che sarebbero 680 cavalli. E quindi a che cosa serve avere l'ibrido? L'ibrido serve a consumare meno. Cioè, quando noi abbiamo una parte elettrica di una batteria che spinge la macchina, quindi fa consumare meno benzina quando spinge la macchina, vuol dire che verrà utilizzato meno motore termico, e quindi effettivamente ci sarà un risparmio di benzina, perché nelle gare endurance è molto importante risparmiare benzina, perché immaginatevi una gara di 12 ore, se uno riesce a fare un pit in meno tramite il risparmio di benzina e di energia virtuale, quel pit dura 2 minuti, ok? Quindi si risparmiano 2 minuti al pit, anziché spremere la macchina continuamente, portarla al limite, rischiare sempre di sbandare, di fare incidenti. Diciamo il concetto è differente sulle gare endurance. Sì, bisogna correre molto forte, ok? Ma nel frattempo la logica dice che bisogna anche risparmiare benzina ed energia virtuale per cercare alla fine di una gara di fare un pit stop in meno. E questa è la funzione che hanno diciamo il motore ibrido e la batteria per quanto riguarda il consumo del carburante. Ma poi c'è un'altra cosa sulle Man Ultimate che è simulata in un modo eccellente, che è il recupero di questa energia. Abbiamo infatti una mappa per quanto riguarda quanto vogliamo usare il motore elettrico, che si chiama Motor Map, ok? Quindi noi decidiamo quanta energia far sprigionare al motore elettrico e quanta rigenerarne in frenata.
ok? Quindi regen level. Cosa succede, ragazzi? Che quando la batteria mamma, sentite che goduria quando la batteria si ricarica, ma anche quando la batteria interviene, sentite, cioè è proprio una roba meravigliosa, e sta cosa sulle mani Ultimate è collegata benissimo, ok? Comunque, come dobbiamo andare a gestire questi due parametri? Mamma, sentite che meraviglia. Ok, nel frattempo date sempre un'occhiata alla barra che c'è lì sotto al contachilometri. Ok, per ora va in scarica. Quando vado a fare la frenata si va a ricaricare. Per ora ho messo tutto il motor map a palla e infatti si sta scaricando tantissimo, vedete? La sto quasi per terminare. Cosa succede se termino? Vai, togliamo il regen, così andiamo a capire pure come gestire. Ecco, metto un regen minimo. In questo momento, ragazzi, ho terminato il motore elettrico. Adesso stiamo facendo un piccolo regen. Ok, vedete che la barra è arrivata proprio al limite. Sta per scomparire. Ok, togliamola del tutto, dai, togliamo il regen del tutto. Ok, adesso non abbiamo più la batteria che interviene per spingere la macchina ad aiutare il motore termico. Non abbiamo neanche più il regen, quindi adesso siamo scarichi. Cosa è cambiato da prima? Quindi una cattiva gestione della batteria. Come può influire la nostra gara? Semplicemente che da adesso in poi la vettura consumerà molto di più in un giro, ok? Quindi se non riusciamo a stare nel range della batteria, cioè che ne usiamo più di quella che serve, utilizzeremo poi più benzina. Utilizzando più benzina si va a scompensare il fuel ratio, e scompensando il fuel ratio saremo obbligati a entrare prima al box quando ci sarà da fare una sosta, che ci farà perdere poi, ovviamente, rispetto a chi ha fatto una gestione migliore, ovviamente ci farà perdere la gara. Quindi un occhio sempre alla barretta. Tiny Pedal è veramente incredibile. Un occhio sempre a quella barretta del motor map e del regen, perché non si deve mai cioè il concetto è questo: non bisogna mai farla scaricare del tutto, ok? Ora stiamo recuperando. Non bisogna mai farla scaricare del tutto e mai farla riempire del tutto. Ora vi faccio vedere come mai. Aspetta, andiamo un attimo a ricaricare un pochino. Vedete, nel frattempo io sul volante mi sono messo le due rotelline. Sentite che meraviglia quando ricarica? Madonna mia. Ragazzi, non è finita, perché ci sono alcune cose interessantissime. Vedete, per ora ho un piccolo pezzettino di barretta che mi è rimasta, significa che sarò tipo sul 10%. Bisogna sempre dargli un occhio lì e immediatamente andare a gestire con le due rotelline. Aumenta la rigenerazione, aumenta il motor map. Ora a noi ci serve però al 100%, perché voglio far vedere una cosa. Quindi dobbiamo andare a fare altre 2 o 3 frenate per rigenerarla. Ok, parliamo però anche del regen level. Cosa succede? Il regen level, che nella LMH può avere una potenza fino a 200 kW, mentre nella LMDH è solamente 170 kW di rigenerazione. Aiuta anche l'auto a frenare, ok? Perché è un vero e proprio, cioè fa parte anche della frenata. Cioè, di queste hypercar fanno parte della frenata e ovviamente la pinza e anche il motore elettrico. In più abbiamo visto come c'è il brake migration che trasferisce un pochino di potenza frenante sull'anteriore in fase di appunto in relazione a quanto andiamo giù col pedale del freno.
E sta roba, ragazzi, è pazzesca. E in più ora vi faccio vedere quello che succede se involontariamente andiamo a sbagliare i parametri della motor map e durante una frenata si va a riempire totalmente la batteria. Ci serve ancora qualche altra frenata. No, comunque è veramente una roba fuori di testa. Ecco perché non sono facili da guidare le hypercar, perché comunque devi essere proiettato a questo tipo di simulazione. Cioè, se fino adesso abbiamo guidato le GT3, che comunque sì, ok, ci hanno messo la Virtual Energy come dal regolamento e non è più semplicemente metti la benzina, ma devi fare un minimo di calcolo. Ma una volta che fai il calcolo finisce lì. Mentre qui è molto più complessa come situazione. Quindi, ok, siamo vicini alla ricarica completa. Ho il 96,5%. Ho messo anche un piccolo overlay che mi segnala appunto questa cosa qui. E ora vi faccio vedere sta roba, ragazzi. Allora, in questo momento ho il 99%. Aspetta, vado a scaricare un pochino. Ok, 98%. Guardate cosa succede se nel frattempo che freno si va a riempire la batteria. Ok. Cosa è successo, ragazzi? Nel frattempo ho schiacciato anche il tergicristallo. Lo andiamo a rivedere qua. Quando si va a ricaricare al 100% la batteria, il motore elettrico non frena più, quindi rimane solamente la frenata. Vedete? Cioè, è una roba impressionante. È una roba impressionante. Cioè, capite quanto è complessa sta roba? Durante la frenata si è andata a ricaricare al 100% la batteria, il motore elettrico ha smesso di rigenerare e abbiamo allungato la frenata. Vedete? È tutta un'altra storia. Ricapitoliamo. Abbiamo su queste hypercar, sull'LMH, che si distingue dall'MDH, ma secondo me il video sarà venuto troppo lungo e magari la vediamo in un altro video a parte. Abbiamo la possibilità di regolare in moto, cioè mentre andiamo, le barre antirollio, fondamentali per gestire il sottosterzo e il sovrasterzo in alcune parti della pista, ad esempio. Poi abbiamo il brake migration, quindi la possibilità di gestire una parte della percentuale di frenata che appunto migra, cioè si sposta dal dietro al davanti. Poi dobbiamo gestire la virtual energy, quindi la facciamo esattamente come l'abbiamo fatta per le GT3. Poi quella piccola variazione che vi dicevo in sostanza è quando andiamo a consumare interamente la batteria della macchina, andiamo a sfruttare la benzina e quindi sfruttando la benzina cosa succede? Che rompiamo il fuel ratio, quindi sbilanciamo il fuel ratio e di conseguenza non c'è più modo di recuperare benzina. In sostanza cosa succede? Che poi ci troviamo col fuel ratio sbilanciato, perderemo sicuramente un giro e quindi entreremo al box un giro dopo, che in una gara endurance capite bene cosa succede. Poi abbiamo detto la mappa motore, quindi non c'è una mappa come la intendiamo sulle GT3, per esempio Qualify, Race, Race Lean o altre mappe motore, ma appunto la mappa motore è semplicemente la potenza che vogliamo dare al motore elettrico, in questo caso della LMH, motore elettrico che si trova solo sull'anteriore per l'LMH, quindi quanta potenza, quanta batteria usare a compenso del motore termico. Quindi più batteria usiamo, più la consumiamo rapidamente, ma meno benzina
utilizzeremo. Quindi ci possono essere anche delle occasioni in cui agli ultimi 2 giri siamo rimasti con poca benzina, non finiremo la gara con quella benzina, ma abbiamo tutta la batteria, ok? Quindi magari possiamo dare un pelino di più di motor map per cercare di portare a termine la gara prima che terminiamo la benzina. Perché? Perché più motor map diamo e più riesce a compensare l'uso della benzina, ok? E poi abbiamo il regen level. Il regen level è semplicemente la ricarica in frenata, che comunque è anche un freno motore, cioè più è alto il valore della rigenerazione in frenata, più questo aiuta a frenare. Quindi non c'è un vero e proprio motivo per utilizzare un regen level più basso, ok? Tipo, che ne so, metterlo a 100. È sempre buono ricaricare prima possibile la batteria, ma ricordiamoci che la gestione della batteria è importante non farla mai riempire tutta, perché sennò durante la fase di frenata, se si riempie tutta, specialmente nei primi giri, è perché è lì dove uno può, diciamo, essere impreparato, perché una volta che tu riesci i primi 2 giri a scaricarti la batteria, stai più a posto, perché la tieni più o meno nel mezzo tra il 20% e l'80% e te la gestisci. Una volta che tu ti trovi il motor map giusto, che magari, che ne so, a Monza per la Ferrari 499P è di 120, tu stai sicuro che gli dai un occhio ogni tanto, stai sicuro che la batteria sta tra 20 e 80 e non ci devi più pensare. Però il primo giro sicuramente ti conviene metterla a 200, in modo tale che la riesci a scaricare il prima possibile e non ti trovi, per dirti, nella frenata della seconda variante, che arrivi, riesci a ricaricare tutta la batteria e vai lungo per questo motivo. Ok? Madonna ragazzi, ma quanto sono complicate queste hypercar. Quanto sono complicate e quanto sono meravigliose. Vabbè, e allora facciamo così. Le LMDH le rappresentiamo poi con un'altra vettura in un altro video, perché abbiamo parlato, non so quanto verrà sto video.